Benvenuti al video formativo Competenze lavorative e workflow. In questo video parleremo dell'applicazione del modello di Kolb nell'ambito di un processo di apprendimento sui luoghi di lavoro che può essere utile per voi per capire come leggere e interpretare i vostri processi di apprendimento dei vostri apprendisti. E in questo caso vedremo un processo di stampa di un volume. La presentazione è organizzata nella sequenza del modello che vedremo oggi, quindi parleremo dopo una prima parte introduttiva delle 4 fasi in cui consiste il modello, quindi l'esperienza concreta, l'osservazione riflessiva, la concettualizzazione astratta e la sperimentazione attiva. E poi faremo una breve conclusione. In questa presentazione parleremo del modello di un ricercatore americano che si chiama David Kolb, che è stato e tuttora uno dei più noti ricercatori nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro e nell'ambito dei processi di apprendimento della formazione professionale. Nello specifico, Kolb è noto per la sua teoria dell'apprendimento esperienziale, che si focalizza molto sul ruolo che l'esperienza lavorativa ha nel produrre e creare processi di apprendimento. Dal suo punto di vista, la conoscenza si crea attraverso la trasformazione dell'esperienza, quindi senza esperienza non esiste apprendimento, che è un concetto molto interessante per la vostra esperienza di apprendimento, quella che riuscite a creare con i vostri apprendisti. Il modello, molto brevemente, si caratterizza da 4 fasi. Poi, essendo un modello ciclico, rinizia da capo. La prima fase si chiama esperienza concreta, nella quale abbiamo la partecipazione attiva e il coinvolgimento totale dell'apprendista sui luoghi di lavoro, nel processo di apprendimento. La seconda fase si chiama l'osservazione riflessiva, in cui si osserva e si riflette sulle esperienze vissute precedentemente. La terza fase è quella della concettualizzazione astratta, in cui si creano dei modelli teorici a partire dall'esperienza, con l'aiuto dei propri supervisori e dei propri tutor. La quarta fase è la sperimentazione attiva, in cui si testano i modelli e si preparano per nuove situazioni di lavoro, ed è per questo che riparte il ciclo come abbiamo visto. Se provassimo a immaginarci un workflow, la struttura di un workflow, di un flusso di lavoro, che conoscete perfettamente, possiamo avere un'immagine di questo genere, in cui abbiamo l'apprendista, il supervisore in azienda, quindi nel vostro caso il tutor, l'oggetto da utilizzare nel processo produttivo, la macchina da stampa, e poi il processo da attivare, che è la valutazione dell'attività svolta. Per quanto riguarda il collegamento tra apprendista e supervisore, come vedete qua c'è una richiesta di un progetto di stampa, che poi ritorna dietro all'apprendista con l'assegnazione del processo, e poi successivamente arriva con preparazione e configurazione la macchina da stampa. Qua si crea il cosiddetto loop, in cui c'è una stampa di prova, un controllo di qualità, che vengono svolte magari più di una volta. Ci ritroviamo quindi in una situazione in cui si arriva ad avere il materiale per la valutazione del lavoro, che può avvenire attraverso una presentazione completa, e quindi una valutazione finale e un feedback finale con dei suggerimenti e miglioramenti per l'apprendista. Vediamo ora il modello dell'apprendimento esperienziale di Kolb applicato a questo workflow sulla stampa. La prima fase, quella dell'esperienza concreta, può avere almeno 3 caratteristiche diverse. L'apprendista inizia con un'esperienza diretta e tangibile, acquisisce conoscenze pratiche e competenze tecniche attraverso l'immersione diretta nell'attività e si prepara del materiale per la realizzazione della stampa, configura la macchina, sceglie la carta e così via. E quindi realizza effettivamente la stampa. L'osservazione riflessiva è immediatamente successiva, quindi fa un'analisi critica degli eventi e identifica problemi, riflette sull'efficacia delle tecniche utilizzate e su come migliorare il possibile processo di stampa per la prossima volta. Nella fase di concettualizzazione astratta collega la pratica alla teoria, sviluppa teorie e modelli astratti che spiegano le esperienze, in genere non da solo, ma con l'aiuto del proprio supervisore, comprende i principi di base della stampa, della teoria dei colori, della meccanica delle macchine da stampa, tutto ciò che è effettivamente importante per le prossime volte. E infine la sperimentazione attiva applica le conoscenze per testare soluzioni ai problemi identificati o per migliorare il processo, aggiusta eventualmente l'impostazione della macchina e tutte le altre tipologie di modalità che possono consentire un'attività migliore, in questo caso di stampa per la prossima volta, e mettere in pratica le teorie e idee sviluppate, chiudendo il ciclo di apprendimento esperienziale.
Vediamo fase per fase come possiamo, attraverso un workflow, con l'esempio della stampa, analizzare e valutare le competenze nelle 4 fasi identificate da Kolb. Vediamo l'esperienza concreta della stampa. Come abbiamo visto, in questa fase l'apprendista inizia con un'esperienza diretta e tangibile, partecipativamente, quindi a un processo di stampa, come potete vedere dall'immagine qui a destra. In questa partecipazione può esserci la preparazione del materiale, la configurazione della macchina da stampa, la scelta della carta, l'osservazione e il monitoraggio del processo di stampa. Possono esserci anche delle altre, questo modello è applicabile a tutti i workflow di apprendimento sul lavoro, ma questo è giusto per semplificare al massimo, per farvi capire il concetto. In questa fase l'apprendista acquisisce conoscenze, pratiche, competenze tecniche attraverso l'immersione diretta nell'attività. Come potete vedere anche dall'immagine, l'attività di apprendimento non è dissociabile dall'attività lavorativa. Quali strumenti abbiamo a disposizione per analizzare le competenze in questa fase? Ve ne facciamo vedere alcuni e di questi vi diamo anche un paio di esempi un po' più approfonditi. L'osservazione diretta è uno degli strumenti principali attraverso delle checklist di osservazione specifica per le competenze. Come realizzare questa tecnica? Si può seguire l'apprendista durante il lavoro annotando comportamenti specifici che dimostrano competenze tecniche e trasversali. L'utilizzo della checklist include competenze come l'uso delle attrezzature, la capacità di seguire le procedure di sicurezza e l'efficienza nel completare i compiti. Il diario di bordo dell'apprendista è un altro strumento che può essere utilizzato in questa fase. Come si utilizza? Si incoraggia l'apprendista a scrivere regolarmente sulle esperienze lavorative, quindi dopo ciascun workflow, focalizzandosi su ciò che ha fatto, su come si sono sentiti durante l'esperienza e su cosa hanno imparato. Questo può fornire informazioni preziose sulle competenze pratiche e sulle capacità di riflessione. Il feedback a 360 gradi è uno strumento molto diffuso in ambito organizzativo per valutare la performance delle persone, l'attività lavorativa delle persone e quindi anche per analizzare le competenze delle persone stesse. Possono essere questionari di feedback compilati da colleghi, supervisori e dall'apprendista stesso, è per questo che si chiama 360 gradi, perché coinvolge molte persone. Si possono raccogliere dei feedback da varie fonti per ottenere una visione olistica, quindi completa, delle competenze dell'apprendista, e questo approccio può aiutare a identificare punti di forza e aree di miglioramento non evidenti solo attraverso l'osservazione diretta. Li riprenderemo nella fase successiva. Le interviste riflessive possono essere domande progettate per stimolare riflessione sull'esperienza lavorativa. Ad esempio, si possono condurre interviste periodiche con l'apprendista chiedendo di descrivere esperienze specifiche, come hanno affrontato le sfide, cosa hanno imparato, e ci si può concentrare su esempi concreti che evidenziano lo sviluppo delle competenze. La valutazione delle prestazioni basata su progetti può essere fatta attraverso griglie di valutazione o rubriche specifiche per progetti o compiti assegnati. Se ne è parlato frequentemente in questo corso, sia attraverso i podcast che attraverso i video. Come si realizza? Si valutano le competenze dell'apprendista attraverso il completamento di progetti o compiti specifici che simulano situazioni lavorative reali. Si utilizzano per questo scopo rubriche di valutazione per misurare risultati specifici e competenze misurate. L'autovalutazione può avvenire attraverso moduli di autovalutazione, self-assessment e piani di sviluppo personale. Si invita l'apprendista a valutare le proprie competenze e a stabilire obiettivi di apprendimento. Questo processo promuove l'autocoscienza e la responsabilità personale nello sviluppo delle competenze. Vediamo un paio di esempi di queste tecniche, ad esempio di checklist di osservazione. Come vedete in questa parte alta abbiamo suddiviso in 2 raggruppamenti di competenze, tecniche e trasversali, e poi delle sottocompetenze, preparazione del materiale, configurazione della macchina da stampa, processo di stampa per le tecniche, sulle trasversali risoluzione dei problemi, lavoro di squadra e così via. Vedete che la checklist serve proprio per indicare dei comportamenti che sono collegabili con le sottocompetenze. Ad esempio, per la preparazione del materiale sa selezionare il tipo di carta adeguato al progetto, conosce e applica le procedure per la preparazione dell'inchiostro e così via. Per le competenze trasversali, ad esempio lavoro di squadra, collabora efficacemente con i colleghi, contribuisce positivamente al raggiungimento degli obiettivi di gruppo. La modalità con cui si utilizza è semplicemente barrare la casella corrispondente, perché in questo caso la checklist è organizzata in modo tale che ci sia la presenza o assenza di questi comportamenti. Abbiamo delle variazioni in cui si possono attribuire anche dei livelli di padroneggiamento della competenza, ma questa è una versione molto semplificata che serve proprio per dare un primo feedback.
Nella parte bassa possono essere aggiunti in maniera aperta punti di forza, aree di miglioramento e suggerimenti da dare all'apprendista per lo sviluppo futuro. Come esempio di autovalutazione, la struttura è simile. È una sorta di questionario nella prima parte in cui non solo si identifica la presenza o assenza, ma si chiede allo studente di attribuire almeno uno di questi 4 livelli tra principiante e esperto alle competenze, ai comportamenti o alle abilità che si è sentito in grado di realizzare. Ad esempio, sulla preparazione dei materiali, la capacità di selezionare il tipo di carta e altri materiali, come ti sei valutato da principiante, intermedio o avanzato. Chiaramente il tutor deve spiegare le differenze tra queste 4 tipologie, così come il controllo di qualità, che è l'abilità nel riconoscere e correggere gli errori di stampa per garantire la qualità del prodotto finito, nel caso della stampa. La risoluzione dei problemi, capacità di identificare e risolvere problemi che emergono durante il processo di stampa. Anche in questo caso si attribuisce un valore da 1 a 4. Nella parte sottostante si inseriscono le riflessioni personali e si rispondono a delle domande. Quali sono state le maggiori sfide che hai incontrato durante questo periodo? Cosa hai imparato di nuovo su te stesso? Qual è il miglioramento hai identificato e quali passi si possono intraprendere per svilupparne di nuovo? Vediamo la seconda fase, osservazione riflessiva. Questa è una fase in cui, dopo l'esperienza diretta, l'apprendista riflette sull'esperienza vissuta. Questa fase coinvolge l'analisi critica degli eventi, si identificano dei problemi o sfide incontrate durante il processo di stampa, in questo caso, e la riflessione si focalizza su come questi problemi sono stati affrontati. Quindi è un modo proprio per riprendere in maniera analitica l'esperienza precedente, che, secondo Kolb, è il modo da cui si inizia a sviluppare l'apprendimento vero e proprio dopo l'esperienza. L'apprendista potrebbe anche considerare l'efficacia delle tecniche utilizzate e riflettere su come migliorare il processo. Dalla foto vedete che non è in genere un processo che si realizza da soli, ma necessita del supporto e dell'aiuto di un responsabile, in questo caso il tutor. Quali strumenti possiamo utilizzare per analizzare le competenze in questa fase? Ne abbiamo di vario tipo. I diari di riflessione sono simili ai precedenti, ma un po' più approfonditi, forniscono agli apprendisti come dire, uno strumento in cui le singole voci evidenziano la riflessione profonda, come la capacità di collegare l'esperienza pratica con la teoria, identificano punti di forza e di miglioramento e generano idee su cosa migliorare in futuro in una prossima esperienza di lavoro. Sessioni di debriefing, cosiddetto debriefing, in cui si possono organizzare sessioni regolari con gli apprendisti individualmente o in gruppo per discutere delle loro esperienze dopo la realizzazione del processo di lavoro. Durante queste sessioni si possono fare domande aperte che stimolano la riflessione e l'analisi critica, si valutano le capacità degli apprendisti di esprimere comprensione e introspezione riguardo le loro esperienze, nonché la loro apertura al feedback. Le mappe concettuali si possono realizzare chiedendo agli apprendisti di creare delle mappe che rappresentano le loro esperienze a mano o attraverso dei dispositivi digitali e le conoscenze acquisite, come queste si collegano tra loro e con i concetti teorici. Si esaminano le mappe concettuali per valutarne la profondità di comprensione dell'apprendista e la capacità di stabilire collegamenti significativi tra concetti diversi. Altri strumenti che abbiamo a disposizione sono l'analisi dei casi, che vengono utilizzate per far riflettere su situazioni simili a quelle vissute dagli apprendisti, quindi fatto l'esperienza precedente viene messa in parallelo con altre esperienze possibili simili a queste, si chiede loro di analizzare il caso e proporre soluzioni. Si valutano le analisi e le soluzioni proposte dagli apprendisti per vedere come applicano la loro comprensione e riflessione alle nuove situazioni, dimostrando apprendimento trasferibile e pensiero critico. Portfolio di apprendimento, anche questo l'avete già visto nelle sezioni precedenti, incoraggia gli apprendisti a mantenere un portfolio che include esempi del lavoro svolto, riflessioni e qualsiasi feedback ricevuto. Si può, dal punto di vista dell'analisi delle competenze, revisionare il portfolio per valutare il progresso dell'apprendista nel tempo, la capacità di autovalutarsi e di integrare il feedback per migliorare, come se dopo l'applicazione del workflow, attraverso delle foto, dei testi o altra documentazione, l'apprendista in qualche modo cementi ciò che ha appreso dall'esperienza pratica. Anche qua abbiamo un feedback a 360 gradi in cui si raccolgono, come abbiamo visto, feedback su ogni apprendista da colleghi, supervisori, eventualmente clienti, in questo caso fruitori del processo di stampa, oltre che dall'apprendista stesso. La tecnica è simile, uguale alla precedente.